Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Demelora, Cerotti, Neurax Pharm Italy SPA. Ultimo aggiornamento. 17 marzo 2022. Cos'ha Demelora, Cerotti? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Demelora, Cerotti durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Demelora, Cerotti? Demelora, Cerotti ha un farmaco a base del principio attivo rivastigmina, appartenente alla categoria degli antidemenza anticolinesterasici e nello specifico anticolinesterasici. È commercializzato in Italia dall'azienda Neurax Pharm Italy SPA. Demelora, Cerotti può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Demelora 4,6 mg/24 ore Cerotto transdermico 30 Cerotti in bustina. Demelora 9,5 mg/24 ore Cerotto transdermico 30 Cerotti in bustina. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Neurax Pharm Italy SPA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: rivastigmina. Gruppo terapeutico: antidemenza anticolinesterasici. Forma farmaceutica: Cerotti. Indicazioni: trattamento sintomatico della demenza di Alzheimer da lieve a moderatamente grave. Posologia: il trattamento deve essere iniziato e controllato da un medico esperto nella diagnosi e terapia della demenza di Alzheimer. La diagnosi deve essere effettuata in accordo con le attuali linee guida. Come per ogni trattamento iniziato in pazienti con demenza, la terapia con rivastigmina deve essere iniziata solo se sono disponibili le persone che assistono abitualmente il paziente, che somministrino e controllino regolarmente il trattamento. Posologia: Cerotti transdermici. Cessione di rivastigmina in vivo in 24 ore. Demelora 4,6 mg/24 ore. 4,6 mg. Demelora 9,5 mg/24 ore. 9,5 mg. Rivastigmina 13,3 mg/24 ore. 13,3 mg. Il dosaggio da 13,3 mg/24 ore non è disponibile per questo prodotto. Per le condizioni in cui deve essere usato tale dosaggio, si prega di fare riferimento a altri prodotti contenenti rivastigmina per i quali sono disponibili Cerotti transdermici da 13,3 mg/24h. Dose iniziale: si inizia il trattamento con 4,6 mg/24 ore. Dose di mantenimento: dopo un minimo di 4 settimane di trattamento se, a giudizio del medico, la dose di 4,6 mg/24 ore risulta ben tollerata, questa deve essere aumentata alla dose giornaliera efficace raccomandata di 9,5 mg/24 ore, che deve essere continuata fino a quando il paziente continua a dimostrare un beneficio terapeutico. Aumento della dose: 9,5 mg/24 ore alla dose giornaliera efficace raccomandata, che deve essere continuata fino a quando il paziente continua a dimostrare un beneficio terapeutico. Se ben tollerata e solo dopo un minimo di 6 mesi di trattamento alla dose di 9,5 mg/24 ore, il medico può decidere di aumentare la dose a 13,3 mg/24 ore nei pazienti che hanno dimostrato un significativo deterioramento cognitivo, esempio peggioramento all'AMSE e un declino funzionale, in base al giudizio del medico, durante il trattamento con la dose giornaliera efficace raccomandata di 9,5 mg/24 ore, vedere paragrafo 5.1. Il beneficio clinico di rivastigmina deve essere rivalutato regolarmente. Si deve anche prendere in considerazione l'interruzione del trattamento qualora non sia più evidente un effetto terapeutico alla dose ottimale. Se si osservano reazioni avverse gastrointestinali, il trattamento deve essere temporaneamente interrotto fino a quando queste reazioni avverse si risolvono. Il trattamento con i Cerotti transdermici può essere ripreso alla stessa dose se non è stato sospeso per più di 3 giorni. In caso contrario, il trattamento deve essere iniziato di nuovo con 4,6 mg/24 ore.
passaggio dalle capsule o dalla soluzione orale ai cerotti transdermici. Sulla base dei dati di esposizione comparativa tra rivastigmina orale e transdermica, vedere paragrafo 5.2, i pazienti trattati con rivastigmina capsule o soluzione orale possono passare ad emelora cerotti transdermici nel seguente modo. Un paziente che riceve una dose di 3 mg/d di rivastigmina per via orale può passare ai cerotti transdermici da 4,6 mg/24 ore. Un paziente che riceve una dose di 6 mg/d di rivastigmina per via orale può passare ai cerotti transdermici da 4,6 mg/24 ore. Un paziente che riceve una dose stabile e ben tollerata di 9 mg/d di rivastigmina per via orale può passare ai cerotti transdermici da 9,5 mg/24 ore. Se la dose orale di 9 mg/d non è stabile e ben tollerata, si raccomanda di passare ai cerotti transdermici da 4,6 mg/24 ore. Un paziente che riceve una dose di 12 mg/d di rivastigmina per via orale può passare ai cerotti transdermici da 9,5 mg/24 ore. Dopo il passaggio ai cerotti transdermici da 4,6 mg/24 ore, se questi risultano ben tollerati dopo un minimo di 4 settimane di trattamento, la dose di 4,6 mg/24 ore può essere aumentata a 9,5 mg/24 ore, che è la dose efficace raccomandata. Si raccomanda di applicare il primo cerotto transdermico il giorno successivo alla somministrazione dell'ultima dose per via orale. Popolazioni speciali. Popolazione pediatrica. Non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di rivastigmina nella popolazione pediatrica nel trattamento della malattia di Alzheimer. Pazienti con peso corporeo inferiore a 50 kg. Si deve prestare particolare cautela nell'aumentare la dose oltre la dose efficace raccomandata di 9,5 mg/24 ore nei pazienti con peso corporeo inferiore a 50 kg, vedere paragrafo 4.4. Questi possono manifestare più reazioni avverse e possono essere più facilmente costretti ad interrompere il trattamento a causa di reazioni avverse. Compromissione della funzionalità epatica. Come osservato con le formulazioni orali, a causa dell'aumentata esposizione al medicinale in pazienti con compromissione della funzionalità epatica da grado lieve a moderato, la posologia deve essere accuratamente titolata a seconda della tollerabilità individuale. I pazienti con compromissione della funzionalità epatica clinicamente significativa possono manifestare più reazioni avverse dose dipendenti. I pazienti con grave compromissione della funzionalità epatica non sono stati studiati. Particolare cautela deve essere esercitata nel titolare questi pazienti, vedere paragrafi 4 e 5.2. Compromissione della funzionalità renale. Non sono necessari aggiustamenti posologici nei pazienti con compromissione della funzionalità renale, vedere paragrafo 5.2. Modo di somministrazione. I cerotti transdermici devono essere applicati una volta al giorno su una parte pulita, asciutta, priva di peli, intatta e sana della cute della schiena, parte superiore o inferiore, della parte superiore del braccio o del torace, in una posizione in cui non sfreghi contro abiti stretti. Non si raccomanda l'applicazione del cerotto transdermico alla coscia o all'addome a causa della ridotta biodisponibilità della rivastigmina osservata quando il cerotto transdermico è applicato a queste aree del corpo. Il cerotto transdermico non deve essere applicato su cute arrossata, irritata o con ferite. Per minimizzare i rischi potenziali di irritazione cutanea, per 14 giorni deve essere evitata la riapplicazione nello stesso punto. Ai pazienti e alle persone che assistono abitualmente il paziente devono essere date importanti istruzioni per la somministrazione. Rimuovere ogni giorno il cerotto del giorno precedente prima di applicarne uno nuovo, vedere paragrafo 4.9. Sostituire il cerotto con uno nuovo ogni 24 ore. Applicare un solo cerotto alla volta, vedere paragrafo 4.9. Premere con decisione il cerotto per almeno 30 secondi con il palmo della mano fino a quando i margini aderiscono bene. Se il cerotto si stacca, applicare un nuovo cerotto per il resto del giorno, poi sostituirlo alla stessa ora. Il cerotto può essere usato nella vita quotidiana, compreso durante il bagno e quando fa caldo. Non esporre il cerotto a fonti di calore esterno, esempio forte luce solare, sauna, solarium, per lunghi periodi di tempo. Il cerotto transdermico non deve essere tagliato a pezzi. Controindicazioni. L'uso di questo medicinale è controindicato nei pazienti con ipersensibilità nota al principio attivo rivastigmina, ad altri derivati del carbamato o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Precedenti episodi di reazioni al sito di applicazione verificatisi con rivastigmina cerotto, riconducibili a dermatite allergica da contatto, vedere paragrafo 4.4.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'incidenza e la gravità delle reazioni avverse generalmente aumenta con le dosi più alte, in particolare quando il dosaggio viene variato. Se si interrompe il trattamento per PA di 3, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati effettuati studi di interazione specifici con cerotti transdermici di rivastigmina. Essendo un inibitore della colinesterasi, la rivastigmina può aumentare gli effetti dei miorilassanti di tipo succinilcolinico durante, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Demelora, cerotti durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Demelora, cerotti durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Negli animali in gravidanza, la rivastigmina e barra o i metaboliti attraversavano la placenta. Non è noto se questo si verifichi nell'uomo. Non sono disponibili dati clinici relativi all'esposizione in gravidanza. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La malattia di Alzheimer può causare una graduale perdita della capacità di guidare o compromettere la capacità di usare macchinari. Inoltre la rivastigmina può indurre sincope o delirio. Di conseguenza, rivastigmina altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Pertanto, nei pazienti con demenza trattati con rivastigmina, la capacità di continuare a guidare o utilizzare macchinari complessi deve essere regolarmente valutata dal medico curante. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le reazioni cutanee al sito di applicazione, eritema al sito di applicazione generalmente di intensità da lieve a moderata, sono le reazioni avverse più frequentemente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. La maggior parte degli episodi di sovradosaggio accidentale con rivastigmina per via orale sono stati asintomatici e quasi tutti i pazienti interessati hanno proseguito il trattamento con rivastigmina nelle 24 ore successive al sovradosaggio. È stata riportata tossicità colinergica con sintomi muscarinici che si manifestano con avvelenamenti moderati come miosi, arrossamento, disturbi digestivi che includono dolore addominale, nausea, vomito o diarrea, bradicardia, broncospasmo e aumentate secrezioni bronchiali, iperidrosi, minzione o defecazione involontarie, lacrimazione, ipotensione e ipersecrezione salivare. Nei casi più gravi possono svilupparsi effetti nicotinici come debolezza muscolare, fascicolazioni, convulsioni e arresto respiratorio con possibile esito fatale. Dopo la commercializzazione sono stati segnalati casi di capogiro, tremore, mal di testa, sonnolenza, stato confusionale, ipertensione, allucinazioni e malessere. Dopo la commercializzazione e raramente in studi clinici sono stati riportati casi di sovradosaggio con cerotto transdermico di rivastigmina in seguito ad errori di utilizzo dosaggio, applicazione di PA cerotti contemporaneamente. Gestione. Poiché copyright la rivastigmina ha un'emivita plasmatica di circa 3,4 ore e la durata dell'inibizione dell'acetilcolinesterasi è di circa 9 ore, in caso di sovradosaggio asintomatico si raccomanda di togliere immediatamente tutti i cerotti transdermici di Demelora e di non applicarne altri nelle successive 24 ore. Nei casi di sovradosaggio accompagnati da nausea e vomito gravi, si deve prendere in considerazione l'uso di antiemetici. In caso di comparsa di altra sintomatologia, si dovrà predisporre un opportuno trattamento sintomatico. Nei casi di grave sovradosaggio si può utilizzare atropina. Si raccomanda una dose iniziale di 0,03 mg/kg per via endovenosa di solfato di atropina, con successivi adeguamenti posologici conformemente alla risposta clinica. È sconsigliato l'uso di scopolamina come antidoto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Psicoanaletici, anticolinesterasici. Codice ATC. N06-03. La rivastigmina ha un inibitore dell'acetil e butirilcolinesterasi di tipo carbamidico che facilita la neurotrasmissione colinergica rallentando l'inattivazione dell'acetilcolina rilasciata dai neuroni colinergici. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'assorbimento della rivastigmina rilasciata dai cerotti transdermici di rivastigmina è lento. Dopo la prima applicazione, si osservano concentrazioni plasmatiche rilevabili dopo un arco di tempo di 0,5-1 ora. Dopo, dati preclinici di sicurezza, studi di tossicità a dosi ripetute per via orale e topica condotti su ratti, topi, conigli, cani e cavi hanno dimostrato effetti attribuibili soltanto ad un'eccessiva azione farmacologica. Non ha elenco degli eccipienti, matrice.
Poli, 2, etilesil, acrilato, vinilacetato, poliisobutenea intermedio peso molecolare, poliisobutenea ad alto peso molecolare, silice anidra colloidale, paraffina liquida leggera, lamina di copertura. Film di poliestere rivestito. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Demelora, cerotti a base di rivastigmina sono Exelon, cerotti, rivastigmina doc, cerotti, antidemenza anticolinesterasici, rivastigmina Milan Pharma, rivastigmina Sandoz GmbH, rivastigmina Zentiva, antidemenza anticolinesterasici. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.